Allora, per più di 40 anni, la grande domanda sulla frontiera digitale è sempre stata una: che succede quando noi entriamo nel mondo dei computer? Beh, tenetevi forte perché adesso quella domanda si sta per ribaltare completamente. In questa analisi ripercorriamo insieme il viaggio incredibile della saga di Tron, partendo da un'idea che negli anni '80 era pura rivoluzione, fino ad arrivare a una realtà che, diciamocelo, sta per bussare proprio alla nostra porta. Ed ecco qui, la premessa che letteralmente cambia tutte le carte in tavola. Pensiamoci un attimo. Per decenni la storia è sempre stata la stessa, no? Esseri umani risucchiati, trascinati dentro il mondo digitale. Ma con Tron Ares la direzione si inverte in un modo pazzesco. Per la primissima volta un'entità che è nata e cresciuta nella rete sta per fare il grande salto nel nostro mondo, quello reale. Ok, ma per capire davvero quanto sia enorme questa cosa, dobbiamo fare un piccolo passo indietro, anzi, un bel salto indietro. Dobbiamo tornare proprio là, dove tutto è cominciato. Andiamo al 1982, un'epoca in cui l'idea stessa di un mondo digitale era pura fantascienza. Vedete, nel 1982 Tron non è stato solo un film, no. Con una mossa che oggi definiremmo geniale, ha fatto una doppia mossa. Ha invaso sia i cinema che le sale giochi. Immaginate la scena. Prima vedevi questa computer grafica pazzesca, mai vista prima sul grande schermo, e un attimo dopo potevi impungare un joystick e di fatto viverla in prima persona. Questa fusione tra cinema e videogioco è stato un evento che ha segnato un'intera generazione. E l'impatto di Tron è andato ben oltre lo schermo, La sua estetica al neon è diventata un'icona, punto. Quelle tute luminose, le moto che disegnavano scie di luce. Insomma, tutto quel mondo è letteralmente filtrato ovunque, nella musica, nella moda, nel design. Ha creato un linguaggio visivo talmente potente che ancora oggi, quando pensiamo al futuro digitale, pensiamo un po' a Tron. Ma diciamocelo, per un sacco di gente la vera magia non era solo guardare Tron, era giocarci. E allora andiamo a vedere più da vicino proprio quel videogioco arcade, quello che ha trasformato un film cult in una vera e propria leggenda. Quel gioco era geniale, assolutamente geniale nella sua semplicità e allo stesso tempo nella sua profondità. Le gare con le Light Cycle, per esempio, non erano semplici corse, ma veri e propri duelli strategici. Ogni mossa creava un muro, un ostacolo mortale per l'avversario. E i combattimenti con i dischi? Quelli erano pura abilità, puri riflessi. Insomma, erano esperienze che hanno davvero definito il gaming da sala giochi di quegli anni. Ok, facciamo un salto in avanti, un bel salto, di quasi 30 anni. La griglia digitale, quel mondo fatto di luce, si riaccende e lo fa per una generazione completamente nuova. E così arriviamo al 2010, l'anno del grande ritorno con Tron Legacy. Qui il mondo digitale viene completamente reimmaginato, con una grafica che lascia senza fiato. Ma siamo onesti, ciò che lo ha reso immortale è stata la colonna sonora. I Daft Punk hanno creato qualcosa di più di semplici musiche, una partitura elettronica che è diventata un personaggio a sé stante del film. Quel sound ha definito un'intera nuova generazione di fan. Se ci fermiamo un attimo a guardare il cuore della saga, l'evoluzione è davvero affascinante. Partiamo dall'inizio. Nel primo film un umano viene risucchiato dentro. Poi in Legacy un figlio entra in quel mondo per cercare suo padre. E ora con Ares il concetto viene completamente ribaltato. Un programma esce dal mondo digitale per venire nel nostro. È un'inversione a U, una rotta totalmente nuova. E così siamo arrivati al futuro, al presente quasi. È il momento di parlare del terzo capitolo, quello più ambizioso di tutti, Tron Ares. Il protagonista, Ares, lui rompe completamente con la tradizione. Attenzione, non è un umano, è un programma, un'intelligenza artificiale di nuova generazione, nata e cresciuta interamente dentro la rete. E sì, è proprio lui, l'entità che si prepara ad attraversare quel confine, il confine tra il suo mondo e il nostro. E chi interpreta un programma così complesso? Jared Leto, un attore che, lo sappiamo bene, è famoso per le sue interpretazioni intense, quasi camaleontiche. Diciamo che è una scelta di casting che sta già facendo parlare, e parecchio. Ma Leto non è assolutamente da solo, Il cast è pieno di nomi di primissimo livello. Greta Lee, Evan Peters, la grandissima Gillian Anderson, Jodie Turner-Smith, Cameron Monaghan, un cast pazzesco. E poi c'è un ritorno che in pratica lega tutto quanto insieme.
Esatto, proprio lui, Jeff Bridges. L'originale, l'unico Kevin Flynn. La figura che ha dato il via a tutto questo tornerà. Questo non è solo un cameo, è il ponte definitivo che collega il passato, il presente e il futuro di questa saga. E alla regia troviamo Joachim Ronning, un nome che in casa Disney conoscono molto molto bene. È lui che ha diretto blockbuster come Pirati dei Caraibi, La vendetta di Salazar e Maleficent, Signora del male. Insomma, uno che con le grandi produzioni ci sa fare. Ma ok, al di là delle moto di luce, degli effetti speciali e dell'azione, qual è il vero cuore di Tron Ares? Di cosa parla veramente? Beh, parla di una questione che non potrebbe essere più attuale. La grande scommessa. La promessa del film è proprio questa: riuscire a parlare delle questioni più scottanti sull'intelligenza artificiale, ma senza perdere l'anima, l'estetica della saga. In pratica, significa prendere una conversazione che stiamo facendo tutti, oggi, e fonderla con quell'occhio iconico che ha reso Tron quello che è. Un equilibrio difficilissimo da trovare, ma se ci riescono, sarà incredibilmente affascinante. A quanto pare, la missione di Ares non è un'invasione, non è una guerra. È un primo contatto. Il film ci metterà di fronte a uno degli scenari più potenti e, diciamolo, anche un po' inquietanti della nostra epoca. Cosa succede nel momento esatto in cui l'umanità si trova faccia a faccia con un'intelligenza artificiale pienamente cosciente? Questa non è più fantascienza, questa è la domanda del nostro tempo. E così quella domanda che la saga si pone da 40 anni, oggi diventa più reale e urgente che mai. Quando quel confine, quel muro tra il nostro mondo e quello digitale semplicemente non esisterà più, cosa saremo diventati noi? Tron Ares sembra non volersi limitare a mostrarci un futuro possibile, sembra che voglia chiederci direttamente da che parte del confine vogliamo stare.